Come uscire ogni giorno dalla zona di comfort? Beh, innanzitutto, ad esempio, facendo questo video dopo aver fatto la doccia, quindi coi capelli ancora bagnati, diciamo che questo è già uscire in qualche modo dal comfort. Ciao ragazzi, per chi non mi conoscesse, io sono Marco Delia, sono stato ex Mr. World Italia, la mia carriera è stata basata sulla moda per tanto tempo, adesso invece quello che faccio è dedicarmi al documentare il mio percorso di crescita, non solo esteriore ma anche interiore, sui social media. Quindi se volete darmi un'occhiata o avete qualsiasi domanda, scrivetemi pure su Instagram oppure iscrivetevi a questo canale. Oggi voglio parlarvi di come uscire ogni giorno dalla zona di comfort. Perché uscire dalla zona di comfort? Anzi, che cos'è la zona di comfort? Zona di comfort semplicemente significa quella zona, quella routine, quelle abitudini che si fanno in modo compulsivo, quotidiano, ma non per forza ogni giorno. A volte può essere anche una routine, un loop che si fa settimanalmente oppure anche mensilmente, dipende, però un loop, un feedback di fare sempre ripetutamente la stessa cosa che alla fine ti porta in una situazione confortevole e non provando cose nuove. E ci può stare, nel senso che c'era una volta un filosofo che disse, uno scrittore filosofo che disse: il piacere è nel ripetere le cose, nel fare le cose più volte. Però in realtà, purtroppo, per crescere bisogna uscire da questo comfort. Purtroppo la sofferenza di fare qualcosa di nuovo è legata alla crescita. Quindi se si vuole ovviamente star fermi, si è legati a questa catena, si può girare attorno quanto si vuole e può essere piacevole, però se si vuole essere liberi bisogna togliere questa catena e magari fa un po' paura, c'è un po' di sofferenza, perché ti trovi davanti uno spazio enorme dove poterti muovere, però allo stesso tempo è l'unico modo per potersi spostare, è l'unico modo per essere veramente liberi. E io ho creato una mia routine pian piano nel tempo che mi permette di uscire in modo sistematico ogni giorno da questa zona di comfort, quindi qualcosa che mi obbliga quasi ogni giorno a uscire da questi schemi. E magari queste cose possono essere utili anche a voi oppure per prendere spunto. La prima cosa, appena mi alzo la mattina, che cosa faccio? Innanzitutto cerco di evitare il telefono, non solo per digital detox, ma perché proprio il telefono tende a metterti in una situazione tale da già entrare nella tua testa, quindi già perderti via e viene quasi risucchiata questa energia da questa cosa, inizia a paragonarti agli altri. Quindi che cosa faccio? Metto come priorità appena mi alzo, siccome sono ancora a letto, e cerco di alzarmi magari un po' prima, in modo tale da avere quei 20-30 minuti che dedico alla lettura. Quindi la prima cosa che faccio per uscire dal comfort è la lettura. Libri quali? Puoi leggere qualsiasi libro vuoi, però se vuoi prendere due piccioni con una fava, allora ti consiglio un libro di crescita, quindi qualcosa che ti può aiutare a crescere. In questo momento sto leggendo ad esempio un libro di filosofia o comunque di spiritualità, si chiama As a Man Thinketh, oppure prima leggevo Can't Hurt Me di David Goggins, e se volete prendere tre piccioni con una fava potete leggerlo in una lingua straniera come l'inglese e quindi imparare anche qualcosa. È un modo anche per uscire anche quello dalla zona di comfort. Tra l'altro spero vi piaccia questo mio nuovo modo, mi hanno regalato questi vestiti, questo completo mi piace molto, quindi volevo utilizzarlo almeno per qualche video. E seconda cosa, hai appena finito di leggere il libro, quindi hai iniziato la tua routine, hai fatto le tue cose, ovviamente ho parlato già in altri video della mia routine personale, in cui mi alzo, leggo l'acqua, faccio skincare, faccio il pulling, quindi tutte cose detox, ma ho fame, perché ovviamente ti alzi la mattina, prima cosa dopo aver fatto tutta la tua routine, hai fame. E invece no, invece che andare nel comfort e mangiare subito, disciplina, resisto e faccio yoga. Yoga, meditazione, la parte interiore. Perché? Perché va fatta a stomaco vuoto e quindi bisogna farlo la mattina oppure durante il giorno, ma siccome preferisco farlo a stomaco vuoto prima di tutto, lo faccio e quindi anche quello è un modo per togliermi dalla zona di comfort. Ma non tutti i giorni, perché questa cosa qua ovviamente ti fa mangiare, ti fa creare quasi dei mezzi digiuni ogni giorno in cui mangi dopo una certa ora, ma ci sono anche proprio dei giorni dedicati interamente al digiuno, vengono chiamati Ekadashi nel mondo spirituale, ovvero dei momenti in cui la luna o il sistema solare in cui viviamo sono messi in modo tale per cui il tuo corpo, che reagisce ai cicli, perché ovviamente tutto nel mondo fisico è a cicli, dal ciclo delle nostre cellule, al ciclo mestruale delle donne, alla fertilità, ai cicli dell'acqua,
qualsiasi cosa è a cicli, anche il nostro sistema digerente è a cicli, quindi bisognerebbe non sempre mangiare, ma ogni tanto dargli un attimo di spazio per non mangiare. Se si diventa consapevoli, si entra in contatto un po' con il mondo attorno a sé, si nota che in certi giorni particolari, in cui soprattutto la luna è influente, il nostro sistema digerente non ha bisogno di cibo, anzi ha bisogno di un attimo di spazio. Questi giorni vengono chiamati Ekadashi, li potete trovare su dei calendari magari hindu oppure spirituali, vi lascio il sito dove li trovo io di solito, e sono diciamo 2 giorni in cui si fanno 24 ore di digiuno, Purna Ekadashi, e quindi anche quello è un sistema per uscire dalla zona di comfort, smettere di essere schiavo del comfort, o comunque di avere sempre tutto pronto. Finito tutto, hai voglia di riposarti, perché ovviamente hai fatto yoga, hai fatto tutto, hai fatto tutta la tua routine, e invece no, bisogna fare allenamento, quindi quel bisogno di uscire dalla zona di comfort, di uscire, l'allenamento è vero e proprio uscire dal comfort. Perché? Perché non c'è nessun motivo per cui il tuo corpo in quel momento lì ha bisogno di uno stress e invece tu lo sottoponi a uno stress fisico, che siano pesi o che sia box o che sia qualsiasi altro tipo di sport, in modo tale che si vada quasi a rompere per poi ricrearsi più forte. Questo è un po' la filosofia dell'uscire dalla zona di comfort, e quindi l'allenamento è un vero e proprio modo per spingersi oltre. Una cosa che bisogna imparare durante l'allenamento è una cosa che ho imparato molto bella nel libro Can't Hurt Me, è che molto spesso il nostro limite fisico non è mai proporzionato al nostro vero potenziale. Quindi tendenzialmente è come se avessimo un governante nella nostra testa che per vari motivi ci vuole far rimanere nello status quo. Quindi ovviamente per non farci star male, nel momento in cui arriviamo a un certo limite ci dice no basta, fa male, smetti, non farlo. Ma tendenzialmente quello è il 40% del nostro potenziale. Quindi nel momento in cui inizi a essere stanco, ricordati che bisogna imparare a invece spingerti oltre quel limite lì di almeno un 10-15% per imparare ad oltrepassare il proprio limite in modo da migliorare ogni giorno sempre di più. Finalmente è il momento di mangiare, vorresti mangiare cioccolato, vorresti mangiarti tutte queste cose, invece un altro modo per uscire ovviamente è avere la dieta corretta. Io ho sempre fatto nuoto agonistico, quindi ho sempre mangiato abbastanza correttamente. L'unica cosa, ultimamente ho delegato questa cosa a un nutrizionista e penso che sia un'idea corretta, non perché non sappia come mangiare bene, ma perché siccome inizio ad avere tante cose da fare, avere dato questo mio impegno, questo mio pensiero a qualcuno di esperto che mi dia delle linee guida, almeno mi toglie il pensiero ogni giorno di cosa mangiare. So esattamente cosa mangiare e so che sto mangiando la cosa giusta. E ovviamente quindi mangi quello che va mangiato. Bisogna capire che siamo fatti di cibo, quindi il nostro corpo è letteralmente quello che mangiamo, e quindi bisogna sì apprezzare quello che mangiamo, ma più che altro capire che il cibo non deve entrare nella testa, è comunque corpo, è nutrizione, quindi bisogna nutrirlo nel modo corretto per funzionare al massimo di sé, quindi anche quello è un modo per uscire dal comfort. Una volta a settimana del comfort food ci può anche stare, però l'importante è che durante la settimana ci sia una linea guida, un qualcosa che ti faccia stare nella retta via. A fine giornata sei stanco e devi farti la doccia, ovviamente sì, la doccia calda puoi fartela, ma a fine doccia, la doccia fredda è qualcosa che ti tira un calcio fuori dalla comfort zone, quindi dalla zona di comfort. Bisogna imparare a fare almeno un minuto di doccia fredda dopo che si è fatto la doccia. Puoi farti la doccia calda anche perché è utile per i capelli, la doccia calda ovviamente serve a lavare via tutto più facilmente, però ragazzi fidatevi che la doccia fredda, se fatta correttamente, quindi mi raccomando imparate prima a farla correttamente, non è qualcosa da prendere sotto gamba e farla a caso, occhio alla testa, fatela bene, imparate le respirazioni corrette, ma se imparate a farla ha tantissimi benefici e soprattutto a livello mentale aiuta tantissimo proprio per questa disciplina, per imparare anche nel momento in cui non vuoi a uscire dal comfort. Quelle volte in cui è inverno e non ho per niente voglia di fare la doccia fredda, che c'è già freddo di per sé, magari una giornata no, piena di impegni, tante idee, tante ansia, nel momento in cui accendo l'acqua fredda dico basta, devo fare lo stesso, l'accendo senza ascoltare i miei pensieri, è traumatico, ma quando hai finito ti senti una scarica di energia e sei talmente fiero di te per aver fatto qualcosa che non avevi voglia di fare, che veramente ti senti che puoi conquistare il mondo, perché diventi maestro veramente di te stesso, della tua mente. E altri consigli vari, ovviamente, quello che faccio, io ho letto un libro che si chiama Getting Things Done e ti aiuta proprio con le routine, con degli obiettivi, quindi fissarsi degli obiettivi aiuta a uscire dalla zona di comfort, avere delle routine, proprio ogni giorno segnarsi quello che va fatto, o una to-do list, quindi dei pallini, dei punti di quello in base alla priorità, delle cose che vanno fatte ogni giorno. Ho fatto un video a riguardo su questa cosa, se vuoi dargli un'occhiata come gestisco la mia produttività, e fidati che questa è una cosa che ti può essere molto utile. Grazie ragazzi, ci vediamo al prossimo video.